Se potessimo far incarnare due piloti per definire gli opposti, sarebbero di sicuro Biaggi e Rossi. Due campioni in pista e personaggi al di fuori. E quella è stata una rivalità all'ultimo sangue. Tanto simili per certi aspetti, ma anche tanto lontani come personaggi. Uno un po' più burbero, romanaccio nel senso buono del termine. L'altro il classico romagnolo, solare e sempre con la battuta pronta. In quegli anni tutte le attenzioni dei media erano su di loro. Biaggi per le varie storie e liaison con modelle varie. E principalmente perché era il primo italiano che tornava a vincere dopo tanto tempo in MotoGP. E Rossi, il pilota che ha inventato un nuovo modo per festeggiare le vittorie. Una mosca bianca all'interno di quell'ambiente che fino a quel momento era monotono, monocorde e stereotipato. Ma da dove iniziò veramente la loro rivalità? Perché alla fine le ostilità in pista partirono quando Valentino arrivò in 500. Ebbene, iniziarono molto prima. Più precisamente al Mugello nel 1997. Il dottore vinse la gara e pensò bene di iniziare a pungolare il buon Biaggi con la celeberrima Claudia Schiffer. Non era altro che una bambola gonfiabile con trucco e parrucco messa lì nel sellino posteriore che non c'era, nel giro d'onore, per sfottere un po' il Biaggi di quel periodo, affetto un po' da divismo, anche perché giustamente per l'Italia motociclistica in quel momento era il numero 1, quindi se la menava un po', ci può stare, ma al giovanissimo Vale non andava bene. L'attacco al re del momento era già nell'aria, ma i giornalisti non vedevano il momento di vederlo materializzato sotto i loro occhi. Difatti andarono subito da Rossi a chiedergli: ma ti senti un po' come il Max Biaggi della 125? E lui rispose: io il Biaggi della 125? Semmai è lui il Rossi della 250. Biaggi ovviamente non rimase lì e rispose per le rime. Come scritto anche nella sua biografia, considerava Rossi una scimmia che si arrampicava sulla sua schiena per accrescere la sua popolarità. Che bel clima disteso che c'era in quel periodo, Non male. In ogni caso, fino a quel momento erano in categorie separate, quindi battutina di qui, battutina di là, ma quando si arrivò allo scontro frontale? Ovviamente con le prime sportellate in pista, come dicevamo prima. Ma voglio fare una premessa. Sia Biaggi che Rossi, forse un pochino più Biaggi, a distanza di anni hanno sempre cercato di calmare un po' le acque, spiegando che alla fine la loro rivalità era più montata dai media che da loro stessi. Cazzate! C'era un fastidio viscerale, profondo tra i due. Adesso vi faccio vedere un'intervista recente di Max. Poi a un certo punto, mentre andavo, ho pensato, ho spinto stop. Ho spinto il tasto stop e ho guardato il mio fisioterapista e ho guardato lui e gli ho detto: senti, una cosa, ma perché tu mi rompi tanto i coglioni? Gli ho detto. Perché? Ma io che t'ho fatto? Perché mi... E lui educatamente ha detto: ma no Max, io non faccio... No. Sono rimasto lì ma stupito. Cioè lui mi ha detto: no, ma io no, ma è la stampa che dice così. È rimasto... Cioè, quasi quasi li credevo, capito? Ero pronto quasi per credergli. E poi ho respinto il pulsante, ho detto vabbè, andiamo, E da lì è finito, non abbiamo più riparlato di questo. Questa rivalità è uscita fuori, ma secondo me potevamo gestirla meglio, potevamo gestirla meglio, sicuro. Così come nel passato, anche nel presente, possiamo, come dire, avvertire un certo senso di diplomazia. E poi, sempre la stessa persona sotto il podio di Valencia 2015, pensando di non essere visto dalle telecamere oppure non pensandoci, il momento era quando esplose tutto il merdone di Marquez contro Rossi che gli ha fatto perdere il campionato, per qualcuno non gliel'ha fatto perdere, insomma, quel momento lì, quando c'era Rossi che si lottava al campionato con Lorenzo e Marquez in mezzo che faceva un po' di bordello, diciamo, questo è quello che hanno ripreso le telecamere e ne parliamo dopo.
quel sorrisino beffardo, vi sembra la faccia di uno che gli è passata? Secondo me no. Ma torniamo agli inizi. Biaggi nel 2001 era reduce da alcune stagioni avare di successi, attribuibili a suo dire alla scarsità di prestazioni della sua Yamaha. Come se non bastasse, la stampa ne cominciava a legare gli insuccessi al suo avvicinamento sempre maggiore allo star system, a tutte le sue storie d'amore e quindi appunto alla faiga. Brutta malattia quella. Ma lo sapete, la stampa l'ha fatto con Rossi, l'ha fatto con Iannone, l'ha fatto con Biaggi e lo farà sempre. Appena sei lì in alto non vedono l'ora di vederti schiantare per fare un po' di click e tutto il resto. Ma a parte questo, Rossi in quel momento, al contrario, era sparato, stava arrivando come un treno merci carico full in piena corsa. Insieme alla sua Honda ufficiale 500 iniziava a inanellare una serie di successi e prestazioni incredibili già dalle prime stagioni. E alla rivalità tra i due piloti si aggiungeva quella tra le case motociclistiche giapponesi, Yamaha e Honda. Ma arriviamo alla vera accensione della miccia. Durante la prima gara del campionato GP del Giappone a Suzuka nel 2001. Dopo alcuni tentativi di sorpasso, Rossi tentò il colpo da maestro provando il sorpasso all'esterno a Biaggi dopo l'ultima variante. Però venne fermato da Biaggi con il gomito bello largo a spingerlo sull'erba. Da pilota posso dirvi che quando due moto sono così vicine viene istintivo allargare il gomito per evitare che i due semimanubri si aggancino e poi, insomma, disastro. Ma lì, in quel caso, è stato fatto di proposito o per proteggersi da questa cosa qui? Boh, non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che Rossi, dopo essere stato buttato fuori pista, rientrò con una rabbia addosso che non oso immaginare, risorpassò tutti, arrivò su Biaggi, lo sopravanzò dopo il rettilineo e gli dedicò il famosissimo dito medio mentre era a 180 all'ora sdraiato in curva col ginocchio a terra. Io penso sempre che quello è stato quasi un tentato omicidio, ecco. A fine gara, durante le interviste di rito, ognuno sosteneva la sua tesi, come è normale che sia, e la faccenda si chiuse lì. O meglio, quell'episodio, perché la stampa, il paddock e tutto il contorno stavano buttando una bella tanica di benzina sul fuoco, se così possiamo dire. E il fuoco divampò puntualmente al GP di Barcellona. A podio Rossi, Capirossi e Biaggi. A fine gara i piloti si recarono sul podio sopraelevato per la premiazione. Il problema è che c'è sempre molta gente, la scala è stretta, passo io, no passi tu, passo io, ripasso io, parabam, botte, schiaffi, bottigliette d'acqua che volano e via dicendo. Non si è mai saputo veramente cosa è successo, perché sono state riportate cose dette ma poi smentite e via dicendo. Quello che sappiamo però è che il buon Max ha una smanacciata abbastanza rapida, decisa. Questa perla forse non molti se la ricorderanno, ma è una pietra miliare della Superbike. No, le mani addosso no. Bah, che brutto gesto da parte del campione del mondo. Tornando a Barcellona, per farvi capire il casino che si era creato e quello che probabilmente si erano detti e che avevano fatto, il presidente della federazione internazionale Francesco Zerbi si rifiutò di consegnare i premi vinti. Ormai la bomba era esplosa. Non si poteva più tornare indietro. La rivalità tra Rossi e Biaggi iniziò a fare il giro del globo, infiammando i tifosi di ogni nazione, non solo gli italiani, e soprattutto portando il motociclismo a un livello di popolarità che semplicemente non aveva mai conosciuto. Dato che all'organizzazione del campionato tutto questo marasma faceva gioco, ma purtroppo doveva dissociarsi da certi comportamenti verso l'opinione pubblica, i giornalisti, eccetera, eccetera, prima della gara del GP di Assen, i due piloti furono quasi costretti a stringersi la mano e dichiararono che dopo anni di tutto, la vicenda era finita. Sì, noi ci crediamo. Difatti, di queste fintissime strette di mano, durante gli anni ce ne sono state parecchie. Ve ne metto qualcuna e giudicate voi se erano sincere oppure se avrebbero preferito essere a
migliaia di chilometri di distanza. In ogni caso, dopo quell'episodio ci fu una sorta di tregua fino alla fine del campionato, con la conseguente vittoria di Valentino. Prima di continuare, avete notato se anche a voi YouTube ha fatto lo scherzetto? A qualcuno viene tolto il segui dai suoi canali preferiti anche senza volerlo. Quindi date un'occhiata e se è successo, mi raccomando, ricliccate, e se siete ancora tra i pochi non iscritti, mi raccomando, anche voi cliccate su quel bellissimo tasto. Ovviamente se vi sta piacendo il video, altrimenti mandatemi a cagare senza nessun tipo di problema. Torniamo alla nostra storia. Inizia l'era MotoGP ed è proprio qui che la rivalità tra i due raggiunge il suo apice e anche la sua naturale conclusione. Per il lato più sportivo, risultati, quello che era successo e tutto, se volete ho fatto un video dedicato molto carino, ve lo lascio qui sotto in descrizione o da qualche parte qui nelle schede, insomma, lo vedete che spunterà fuori. Tornando invece alle faide, nel GP d'Inghilterra 2002, più precisamente a Donington, riesplose la bomba. Grazie al vantaggio su Biaggi, Valentino, arrivato sul traguardo, decise bene di inventarsi un'altra delle sue, quindi si posizionò di traverso sul serbatoio per salutare meglio il pubblico che appunto lo acclamava arrivato al traguardo. E vi assicuro che stare in quella posizione in equilibrio mentre si va a bassa velocità è molto complicato, è un attimo scivolare indietro e fare una figura da Peracottaro, insomma. Biaggi, che arrivava lì dietro ed era incazzato come una pantera, vedendolo non si lasciò sfuggire l'occasione. Full gas e gli passò veramente a tanto così, creando una grossa turbolenza e rischiando di farlo cadere. Non ammise subito che lo fece di proposito, ma molto tempo dopo. All'inizio disse una scusa del tipo: avevo Barros che arrivava da dietro, quindi dovevo tenere accelerato, se no questo mi passava sul traguardo. Vabbè, e all'inizio anche Valentino si scusò perché diciamo che la sua intervista post gara fu, secondo me, la più iconica della rivalità Valentino Rossi-Max Biaggi. E lui è solito fare queste stronzate. Evidentemente gli tira il culo arrivare dietro tutte le domeniche. Ciao. Eccolo, così, bravo. Arriviamo dunque alla conclusione della rivalità dal mio personalissimo punto di vista. Perché fino a quando è la stessa moto o un mezzo inferiore c'è sempre da parlare, da discutere, da capire, come direbbe il buon Binotto. Perché poi si tratta di capire, no? E per dovere di cronaca ci sono stati dei momenti in cui Biaggi aveva delle moto inferiori a Valentino. Questo bisogna ricordarlo. E la scusa in quei casi c'è. Ma cosa succede quando i ruoli si invertono? Quando è il tuo avversario che prende in mano la moto inferiore? Tutto questo accadde nella stagione 2004, quando Valentino passò in Yamaha su una moto che era nettamente inferiore, nonostante i vari stravolgimenti, rispetto alla Honda di Gibernau e Biaggi. Lì è andata, non hai più nulla da dimostrare. Al parco chiuso di Welcome, alla prima gara della stagione, Biaggi e Gibernau intervistati non sapevano cosa dire, erano imbarazzati e c'era veramente poco da dire. Rossi, con una moto inferiore che fino all'anno prima prendeva 30 secondi a gara, fece il culo a tutti. Rossi! Rossi c'è! Ce l'ha fatta! Rossi ce l'ha c'è! fatta! Rossi c'è! Ce l'ha Rossi fatta! c'è su Biaggi! Straordinario! Lì, in quel momento, secondo me, fu chiaro a tutti che Rossi era più forte di Biaggi, senza più possibilità di replica. Anche per voi è così o la pensate diversamente? Sono curioso di sapere la vostra qui sotto nei commenti. Per me, come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.